Allora, questa sera spieghiamo il livello 2 dello stack ISOSI, il gruppo di protocolli di 7 livelli sul quale si regge Internet. Ecco, ovviamente Internet in realtà si basa sul TCP/IP, che è una versione derivante dall'ISOSI. L'ISOSI è lo standard, si dice, de jure. E allora il livello 2 è detto il livello data link. Fondamentalmente il compito del livello data link è quello di fornire una connessione point to point tra praticamente due terminali. Può essere un calcolatore ed uno switch, può essere anche uno switch ed un gateway, cioè tra due dispositivi direttamente collegati, ecco, direttamente o comunque adiacenti. Allora, il compito del livello data link è quello di... sono tre i compiti: il framing, il controllo degli errori e il controllo del flusso. Cosa si intende per framing? Il framing è la divisione del pacchetto NPDU che viene passato a livello 2 dal livello 3, cioè questo pacchetto dal livello 3 dell'ISOSI passa al livello 2. E fare il framing significa suddividere questo pacchetto in pacchetti più piccoli, detti appunto frame o trame. Ecco, lo vediamo qui. Frame o trame, ok? La dimensione di questa trama dipende dall'MTU, cioè, eccolo qui, dall'MTU, cioè praticamente dalla grandezza massima possibile a livello 2. In altre parole, di solito la quantità di dati che vediamo a livello 3 non necessariamente è compatibile con la lunghezza massima a livello 2, e quindi quello che bisogna fare è suddividere il pacchetto dal livello 2 in pacchetti più piccoli a livello 3, detti appunto trame. Questo si chiama NPDU, dove N sta per network, livello 3. Questo si chiama DPDU per dire data link, pacchetto a livello data link. Ok? Quindi qua abbiamo una trama, un'altra trama e un'altra trama a livello 2. Controllare gli errori significa praticamente, l'altra preoccupazione che c'è a livello 2 è quello praticamente di controllare se durante la trasmissione sono intervenuti degli errori per cui alcuni bit sono stati, o alcuni byte letteralmente, sono stati modificati. Controllare il flusso dei dati significa provvedere alla sincronizzazione tra il trasmettitore ed il ricevitore, in modo che il ricevitore si accorga di quando inizia e quando finisce correttamente la trasmissione e non perda i singoli bit, ok? Sia perfettamente sincronizzato con il trasmettitore. Ok, ricordando che l'NPDU è quello a livello 3 e il DPDU è a livello 2, va bene? E questa figura andatela a vedere a pagina 118, la figura a pagina 118, dove c'è praticamente la spiegazione della DPDU e della NPDU. Passiamo a spiegare quest'altro concetto. Allora, la trasmissione a livello 2 può avere due caratteristiche, o meglio può essere di due tipi. Può essere orientata al carattere o al byte, cioè basata sul byte, in sostanza l'unità di informazione è il byte, sono 8 bit, oppure orientata al bit, in questo caso l'unità di informazione è il singolo bit, va bene? Quindi è ancora più elementare. Se si usa per esempio una linea di comunicazione RS232, come sappiamo, questa divide la trasmissione in byte, facendoli precedere dal bit di start e seguire dal bit di stop. Ok? Quindi sono sempre 8 bit. Quindi questa comunicazione è orientata al byte. Questo tipo di comunicazione si dice asincrona perché ci sono informazioni aggiuntive che consentono al ricevente, alla stazione ricevente, di non essere sincronizzata proprio con in tempo preciso con la TX, va bene?
perché queste informazioni la mettono in grado di sincronizzarsi, cioè non è necessario che vadano esattamente a tempo, perché io ci aggiungo al byte un'informazione in più, il bit di start e il bit di stop, che mi dice quando comincia il byte e quando finisce il byte. Un'osservazione che viene fatta qui è questa: se il livello 1 faceva la trascodifica, ecco, faceva il passaggio dei bit in un'onda quadra, secondo il protocollo RZ, NRZ, RZI, ce n'erano vari tipi di protocolli, va bene? Il livello 2, siccome si occupa di fare controllo, il framing, il controllo degli errori, il controllo di flusso, fa sì che tutto ciò che c'è sopra il livello 2, in particolare il livello 3, veda la rete come una struttura più avanzata di quella che vedeva il livello 1 e di quella che vede il livello 2, perché vede una struttura che è in grado di controllare gli errori, quindi è priva di errori, quindi un ente che trasmette informazioni provvedendo alla correzione, al controllo degli errori e anche alla correzione. Ha delle trame uniformi e non c'è nessuna influenza dalla costituzione fisica della rete. Cioè, chi sta su non sa se qui la rete è wireless, la linea è wireless, è cablata, è in fibra ottica o che tipo di comunicazione c'è qua sotto. Non se ne accorge proprio. Sa soltanto che quello che c'è qua sotto praticamente è una rete ben più avanzata di quella che vede il livello 1, va bene, e di quella che vede il livello 2, perché è una rete in grado di controllare gli errori, ripeto, generare trame uniformi e è indipendente dal tipo di cablaggio di mezzo trasmissivo utilizzato. Oltre alla comunicazione di livello 2 orientata al byte o carattere, c'è anche la comunicazione di livello 1 orientata al singolo bit, va bene? Ecco, in questo caso la trasmissione è sincrona, cioè praticamente la ricevente deve essere sincronizzata con la trasmittente, altrimenti non abbiamo la possibilità che le due stazioni, trasmittente e ricevente, si perdono la sincronizzazione e non riescono più a valutare i singoli bit, quindi devono essere mantenuti a tempo, ok? Questi gruppi di bit non sono fisicamente separati fra di loro. Allora, una trasmissione del secondo tipo, orientata ai bit, è una trasmissione di questo genere qua, tutti i bit uno appresso all'altro, mentre una trasmissione del secondo tipo prevede i byte separati gli uni fra gli altri, dagli altri, e praticamente c'è sempre il bit di start e il bit di stop se uso la RS232, se ne uso altre ci saranno altre tecnologie. Allora facciamo questo esempio, supponiamo che vogliamo trasmettere il messaggio ABC, seguito poi da un altro messaggio 1, 2, ok? Ed usiamo il codice ASCII. In ASCII la lettera A piccola è 61 esadecimale, cioè questo numero qua in binario, B è questa e C è quest'altra, mentre 1 e 2 sono espressi in quest'altra maniera qua, 31 esadecimale e questa stringa di bit in binario. Questi due messaggi sono separati. Allora, usando la trasmissione del primo tipo, cioè quella orientata al byte, devo usare dei separatori di questo tipo qua, cioè questa stringa qua mi fa la separazione tra i due messaggi. Questo è il primo messaggio e questo è il secondo messaggio. E allora la trasmissione è fatta così: carattere separatore, primo messaggio, carattere separatore, secondo messaggio. Quindi la prima trama è fatta di 3 byte, la seconda trama è fatta di 2 byte e questo codice mi dà la separazione tra i due messaggi. Quello che avevamo scritto qui, scusate, ecco, questo è nel secondo caso. Ok, questo è il separatore. Viceversa, quando uso praticamente la trasmissione bit a bit, uso quest'altro carattere separatore. Ed eccola qua, questo è il controllo orientato ai singoli bit, questo è il carattere separatore. I 3 byte che qui non si vedono più perché stanno uno appresso all'altro, non sono fisicamente separati fra loro,
un altro carattere separatore, il codice 1 e 2 uniti uno dall'altro e di nuovo il carattere separatore. Questa è quella orientata ai bit e questa è quella orientata a byte. Qui abbiamo questo carattere separatore e qui abbiamo quest'altro carattere separatore. Parliamo adesso del framing. Ok? Il framing allora è sempre la tecnica con cui sostanzialmente dividiamo i pacchetti del livello 3 di NPDU in datalink PDU. Quindi come delimitiamo i bit o i byte. Ok? Questa operazione si chiama framing. Allora, i protocolli orientati ai byte utilizzano uno o più caratteri speciali per separare l'inizio e la fine di una trama, come abbiamo visto qui, no? Questi sono 3 byte, questa è tutta la trama, ok? E questi sono i caratteri speciali che delimitano la trama. La prima trama è lunga 3 e questa è un po' più corta, sono 2, ok? E allora bisogna usare praticamente questi caratteri separatori per dire l'inizio e la fine della trama. Ma il problema principale qual è? È che l'inconveniente è che all'interno della trama, cioè tra i dati utili, può capitare che ci sia proprio il delimitatore. Cioè, manca a farlo apposta. Questo tipo di carattere qua che uso come delimitatore potrebbe essere proprio uno dei caratteri da trasmettere. E allora io mi confonderei, cioè la ricevente, RX, la stazione ricevente, si confonderebbe se qui dentro, qui in questo punto ci fosse questo carattere qua, perché mi direbbe questo carattere qui che è finita la trama, invece è proprio un carattere da trasmettere, cioè io voglio trasmettere, manca a farlo apposta, proprio questo carattere qua. Si genererebbe confusione, cioè la ricevente scambierebbe questa come praticamente non come un dato da trasmettere, ma come un segnale di fine trama. Come si fa a risolvere il problema? Allora ci sono varie tecniche. La prima tecnica è questa qua, il char stuffing. Lo stuffing, character stuffing, consiste nel riempire, va bene, la trama, inserire all'interno della trama dei caratteri speciali. In particolare si può usare questo codice qua, 02 in esadecimale, che poi è 2 proprio, il numero 2, questo è il numero 3. Infatti 3 in esadecimale è uguale a 3 in decimale. Quindi il codice ASCII 2 e 3, che se andiamo a vedere sulla tabella, significano Start Transmission ed End Transmission, Start Transmission and Transmission, vengono utilizzati questo all'inizio della trama e questa alla fine della trama, come se fossero lo start e lo stop di una trasmissione seriale RS232. Ma lo start e lo stop lì avvenivano prima e dopo un byte, questo invece avviene prima di tutta una trama e dopo di tutta una trama. Allora, se andiamo a vedere la tabella ASCII che è alla fine del libro, allora vedrete praticamente come, ecco, andate alla fine del libro, ecco qua, vedrete come 2 e 3 sono Start Transmission ed End Transmission. Questa è la tabella dei codici ASCII, è quella estesa a 256, quindi ad 8 bit. Torniamo da noi, quindi ripetiamo, abbiamo STX ed ETX, End of Transmission, utilizzati proprio per delimitare la trama. Però cosa faccio? Le uso a coppie, cioè il trasmettitore ne usa 2 di STX e 2 di ETX. In questa maniera la probabilità di sbagliare diminuisce. Ci sono alcuni casi in cui si può usare addirittura una tripletta, cioè 3 di STX per la partenza e 3 di ETX per la fine. Ok? In questa maniera la probabilità di fare quella confusione di cui si parlava si riduce, perché praticamente io avrò 3 di questi caratteri e dovrebbe capitare che all'interno del pacchetto ci siano 3 cose da trasmettere che siano 3 STX, va bene? Un'altra tecnica è questo qua, il Serial Line IP.
usa semplicemente altri codici, in questo caso il C0 in esadecimale, ok? E poi per di più mette degli altri codici DB in esadecimale, DC in esadecimale, con delle particolari sequenze all'interno della trama per migliorare il controllo. Una tecnica un po' diversa è l'esclusione di carattere, cioè si stabilisce questo, che sotto il 2,0 in esadecimale non ci possono essere dati, cioè il pacchetto, la trama da trasmettere non può avere caratteri esadecimali più piccoli di 2,0, ok? Quindi devono essere forza maggiori di 2,0. Quelli più piccoli di 2,0 in esadecimali vengono utilizzati solo a scopo di trasmissione. In questa maniera non è proprio possibile, è escluso che all'interno della trama ci sia un carattere che coincide con quello di controllo. Andiamo a vedere 2,0 in esadecimale alla fine del libro. Cosa vuol dire? Abbiamo il codice hash qua. Ecco, l'esadecimale, la colonna in azzurro, quindi vogliamo vedere 2,0 corrisponde allo spazio. Quindi tutti questi che stanno sopra sono caratteri di controllo, controllo, e non devono essere inclusi nel pacchetto da trasmettere, che può contenere i caratteri da 33, cioè 21 in esadecimale, 2,1 in esadecimale, in poi. Quindi i dati da trasmettere sono da qui in poi, di questo tipo qua. Non possono esserci dati di questo tipo, perché questi sono riservati per il controllo. E allora anche questa è una metodologia che si può seguire, ok? E si chiama esclusione del carattere. Se la trasmissione è orientata invece ai bit, va bene, anche qua si fa lo stuffing, cioè si mettono dei codici di controllo. In questo caso il codice di controllo utilizzato è questo qua, l'abbiamo visto prima. Ok, e anche qua capita la possibilità che possa coincidere con dei dati presenti all'interno, cioè nulla può vietare, che può escludere che ci sia all'interno una sequenza di questo tipo 0, 1, 1, 1, 1, 6 volte 1 e poi uno 0. La ricevente lo scambierebbe come una fine trasmissione della trama, cosa che non è vero, perché manca a farla apposta, la trama per una casualità possiede praticamente queste sequenze di 1. Come si può ovviare a questo problema? Si fa in questa maniera. In trasmissione, quando si vedono 5 bit uguali a 1, uno appresso all'altro, quindi siamo 1, 2, 3, 4 fino qui a 5, ok? L'ultimo bit non lo consideriamo, ci mettiamo comunque 0 e poi ci mettiamo i bit dopo, cioè praticamente si inserisce in questo punto uno 0, ok? Quindi non può capitare mai una sequenza all'interno della trama con tutti quanti 1, perché verrebbe comunque spezzata dallo 0. In questa maniera praticamente non c'è confusione, perché non può mai capitare una sequenza di 6-1, perché se capita la trasmittente la spezza. Quando vado in ricezione e la ricevente legge una sequenza di 5-1, dopodiché, dopo della quale trova lo 0, se trova l'1 vuol dire che è la end transmission, oppure la end transmission, oppure la start di una nuova trasmissione. Se trova uno 0 lo salta e vede quello che c'è dopo. Se c'è un altro 1 lo interpreta come se fosse un dato. E questo è il bit stuffing. Tecniche di controllo dell'errore. Allora, controllare l'errore a livello data link non significa correggerlo, cioè qui non si dice necessariamente che bisogna correggere l'errore, ma bisogna comunque controllarne la presenza, vedi, per eventualmente richiedere una trasmissione, ok? Quindi bisogna almeno rilevare l'errore per eventualmente richiedere una ritrasmissione, ok? Allora, per controllare l'errore, in genere la tecnica che si può utilizzare è questa. Se la trama è m bit, posso sempre aggiungere r bit che mi servono solo per effettuare un controllo su questi m bit.
Allora la trasmissione sarà un po' ridondante, cioè sarà lunga non più m, ma m più r, lunga n, ok? Quindi se questa è la trama, questa è la parte per il controllo dell'errore, questo si chiama parola codice, code word, ok? Allora, dato una parola codice di questo genere e un'altra parola codice di questo genere, vedete che queste due parole codice sono un po' diverse. 0101, anche qua 0101, poi qui abbiamo ancora 0101, mentre qua abbiamo 1, abbiamo 0011. Quindi questo 1 non lo troviamo qua e questo 0 non lo troviamo qua. In altre parole, questi due codici differiscono per 2 bit, ok? Questi 2 bit qua sono diversi da questi 2 bit qua. Si dice che la distanza di Hamming è uguale a 2, quindi si definisce distanza di Hamming il numero di bit per i quali differisce un code word da un altro code word, cioè una stringa di bit da un'altra stringa di bit, ok? Allora, con la codifica di Hamming non solo si può individuare un errore, ma si può anche fare la correzione da parte della ricevente. Ok? Allora, la tecnica non stiamo, in questo momento non la spieghiamo. Un'altra tecnica per controllare e rilevare la presenza dell'errore è l'uso di una somma di controllo, un checksum. Sum sta per somma, check di controllo. Cos'è questa somma di controllo? Anche qua abbiamo la trama di m bit a cui aggiungiamo r bit di controllo, la somma. Allora, cosa succede? Che il trasmettitore usa una specie, un algoritmo, un determinato algoritmo. Con questo algoritmo applicato alla word, cioè praticamente alla trama, calcola una stringa di bit, detta checksum, che viene aggiunta alla trama. Ok, il ricevente legge la trama, legge il checksum e calcola con lo stesso algoritmo il checksum che dovrebbe capitare se c'è quella trama, che dovrebbe esserci. Ok? Se il checksum calcolato dalla ricevente è uguale a quello che viene effettivamente letto dalla ricevente, e allora vuol dire che non c'è trasmissione. Se invece non c'è errore di trasmissione. Se invece la trama che gli è arrivata è alterata, quando farà applicare l'algoritmo con un input diverso, cioè la trama è diversa, il checksum, l'output, verrà diverso da quello che gli è arrivato e quindi capirà che praticamente c'è stato un errore di trasmissione. Cosa può fare? La ricevente richiede la ritrasmissione alla trasmittente. Se usiamo invece la tecnica a controllo di ridondanza ciclica, che è più o meno la stessa, ma è applicata alle trasmissioni orientate ai bit, cioè quelli in cui c'è un flusso di bit uno appresso all'altro, si usa alla fine della sequenza di bit un doppio byte oppure 4 byte di CRC, ancora una volta con questa struttura. E anche qua succede la stessa cosa. Il ricevitore ricalcolerà i bit CRC a partire dalla trama e se ottiene con quello stesso algoritmo che poi c'è anche la trasmittente, ottiene lo stesso codice CRC, ottiene lo stesso di quello ricevuta, cioè quello calcolato è uguale a quello ricevuto, vuol dire che la trasmissione non ha avuto errori. E con questo finiamo praticamente quelli che sono i primi due paragrafi. La prossima lezione è il controllo di flusso. Arrivederci.